My Home, My Destiny, anticipazioni dal 10 al 12 luglio della nuova serie turca di Canale 5. Si inizia con Zeynep, interpretata da Demet Özdemir, seduta davanti alla psichiatra e fa delle considerazioni su cosa determini il corso della propria vita. Il nostro destino, infatti, dipende dalla casa in cui siamo nati. Zeynep comincia a raccontare. È nata in una famiglia molto povera, suo padre violento e alcolizzato lavorava mentre sua madre si occupava dei suoi 3 figli, 2 femmine e un maschio. La sorella era scappata con il fidanzato a 15 anni, il fratello, Ramzi, gravemente malato, è morto da piccolo e lei, che avrebbe voluto studiare e diventare un avvocato, non ne aveva avuto la possibilità. Zeynep racconta che dopo la morte del fratello lavorava con la madre facendo le pulizie presso una famiglia benestante, famiglia che si affeziona a lei e convince sua madre e suo padre a farla vivere con loro per darle un'istruzione. Suo padre accetta, soprattutto perché questo significa una bocca in meno da sfamare. Comincia così la nuova vita di Zeynep a casa della nuova e benestante famiglia. Può studiare nelle migliori scuole e può mantenere tutte le promesse che aveva fatto al fratello. Nei suoi pensieri però rimane l'amarezza di aver abbandonato sua madre e si sente una bambina ingrata per questo, in debito con la madre che prima o poi avrebbe ripagato studiando e salvandola. Cresciuta, Zeynep vive una vita piena ed agiata, frequenta la scuola e ha i suoi interessi, ha un rapporto molto cordiale e stretto sia con la sua madre adottiva, che chiama mammina, sia con il suo padre adottivo. Mentre Zeynep sta cercando di raggiungere i genitori adottivi che la aspettano per un pranzo, il navigatore la porta in un quartiere sbagliato e mentre dei bambini giocano a spargere chiodi per le strade e perforare le ruote delle macchine che passano, Zeynep rimane vittima dello scherzo. Zeynep si ritrova quindi vicino ad un'officina, dalla quale esce Mehdi, il proprietario dell'officina. Il primo incontro e il primo sguardo tra Mehdi e Zeynep sono intensi, i due sembrano molto colpiti l'uno dall'altra. Zeynep scopre, parlando con i ragazzi dell'officina, che Mehdi è una sorta di Robin Hood locale, rispettato e amato e sempre dalla parte dei più deboli. Poco dopo la macchina di Zeynep è pronta e Mehdi le offre la riparazione. Infatti è rimasto molto colpito da come lei non sia stata altezzosa, ma bensì interessata al loro mondo. È il compleanno di Zeynep e scopriamo che è fidanzata con Farouk e dovrà trasferirsi presto a Londra con lui. Intanto a casa di Mehdi, durante la scelta della futura moglie di Mehdi, esce il nome di Zeynep. Lei viene da quel quartiere ed è stata adottata da una famiglia benestante per poter studiare. Inoltre, il fratello defunto di Zeynep, Ramzi, era il miglior amico di Mehdi. Quindi convoca i genitori biologici di Zeynep per poter discutere i termini del matrimonio. Al compleanno di Zeynep si presenta Sakine, sua madre naturale. Le consegna un regalo e se ne va per non metterla in imbarazzo, anche perché Farouk non sa della sua esistenza. Poi lo stesso Farouk, davanti a tutti gli invitati della festa, fa la proposta di matrimonio a Zeynep. Lei accetta, seppur non è pienamente convinta. La festa di Zeynep continua, ma appare evidente che qualcosa la turbi. Decide quindi di lasciare la festa e raggiungere sua madre naturale Sakine. Nemin, la sua madre adottiva, cerca di trattenerla, ma Zeynep decide di andare. Arriva quindi nella sua vecchia casa, la casa della sua infanzia, da cui manca da 12 anni. Arrivata lì, incontra subito la madre. Zeynep si scusa per non aver detto la verità a Farouk sulla sua vera identità. Sakine è solo contenta di vederla e non la incolpa di niente. Vista l'assenza del padre, Zeynep entra in casa dove rivive i momenti della sua infanzia. Zeynep, parlando con la madre, scopre che non ricevono più soldi dal signore Krem, il padre adottivo di Zeynep, soprattutto perché ha avuto dei pesanti screzi con il padre biologico. Arriva il padre e rimane senza parole nel rivedere la figlia, si commuove e si inginocchia davanti a lei invocando il suo perdono per averla lasciata andare tanti anni prima. Poi sente parlare i suoi genitori del fatto che non hanno abbastanza soldi per andare avanti, quindi decide di prestare loro del denaro.
Intanto Mehdi, a casa con le sue sorelle, parla del fatto che sua madre si stia muovendo per cercargli una moglie adatta. Mehdi scherza sul fatto che, piuttosto di far scegliere alla madre la sua futura sposa, è disposto anche a partecipare ad un programma TV in cui si organizzano matrimoni. Zeynep, arrivata a casa, affronta subito i genitori adottivi. Chiede spiegazioni sul perché i suoi genitori naturali non ricevano il sostentamento promesso da loro. Ekrem risponde che si è sempre prodigato per far lavorare il padre, che lo ha sempre messo solo in imbarazzo. Il suo alcolismo e i suoi problemi di gioco sono sempre stati un problema. Zeynep spiega che suo padre sta cambiando, ma Ekrem la mette in guardia. Suo padre è un bravo giocatore, non è cambiato realmente, ma Zeynep non gli crede. Mehdi parla con sua sorella, lei lo informa del fatto che la loro madre ha deciso che Mehdi sposerà Zeynep. Lui non ha idea di chi sia Zeynep, non sa che è proprio la ragazza che ha incontrato in officina e si arrabbia del fatto che qualcuno scelga per lui. Nermin parla del futuro di Zeynep con Farouk e le dice che anche lei ed Ekrem si trasferiranno a Londra con loro. Zeynep pensa subito che i suoi genitori biologici rimarrebbero soli. Chi li aiuterà se tutti lasciano la Turchia per andare a Londra? Meid, in officina, riceve la visita di un uomo con il suo seguito. È armato e sfodera la pistola per minacciare Meid e lo esorta a stare fuori dai suoi affari. Scopriamo che quest'uomo è un malavitoso, responsabile della morte del padre di Mehdi, anni prima. Sakine va a casa di Nermin, che le propone un matrimonio per Zeynep con Farouk, che ha già fatto la proposta. Sakine sembra sconfortata da questa notizia. Farouk l'ha scambiata per la babysitter, non sa niente di lei e neanche Zeynep le ha mai parlato di questo ragazzo. Sakine vuole sapere anche dove si stabiliranno una volta sposati Zeynep e Farouk. Nermin le dice che lei non ne è certa, ma i due hanno intenzione di andare a vivere a Londra. A questa notizia Sakine rimane sconvolta, non vuole che sua figlia vada così lontano. Sakine e Nermin cominciano a discutere, rinfacciandosi reciprocamente il passato e il fatto di voler sfruttare Zeynep. Sakine si promette quindi che non lascerà più che Nermin allontani ulteriormente la figlia da lei. Sakine quindi torna a casa e racconta tutto al marito e i due discutono. Durante la discussione entra in casa Sultan e comunica loro che Mehdi, il figlio di Zilan, è innamorato di Zeynep. Mehdi è un uomo degno di fiducia e sicuramente sposando Zeynep si prenderà cura anche di loro. A questo punto il compito di Sakine è quello di convincere la figlia a sposare quest'uomo. Zeynep poi va a trovare la madre che, visibilmente arrabbiata, accusa Zeynep di vergognarsi di loro, di nascondere la loro identità al suo futuro marito Farouk e di non riconoscere il grande sacrificio che Sakine ha fatto per lei affidandola ad un'altra famiglia. Zeynep è molto affranta per quello che sua madre le dice e cerca di giustificarsi, ma Sakine la incalza. Conclude addirittura mettendo sua figlia davanti ad una drammatica scelta. Se Zeynep sposerà Farouk, lei e suo padre non faranno più parte della sua vita. Zeynep implora sua madre di non metterla di fronte a questa scelta e a questo ricatto morale, ma Sakine rimane ferma sul punto. Non senza tormenti, quindi, Zeynep decide di trasferirsi a vivere per un periodo dalla sua madre biologica Sakine e da suo padre per aiutarli, lasciando Farouk e la sua famiglia adottiva. Nermin ed Ekrem non la prendono bene. Nermin le dice espressamente che non la lasceranno andare, anche se Zeynep promette di andarli a trovare tutti i giorni. Ekrem, arrabbiato, esorta allora Zeynep ad andarsene definitivamente e dice: puoi far uscire la persona dai bassifondi, ma forse non puoi eliminare la baraccopoli che ha dentro. Le parole forti di Ekrem feriscono Zeynep, che bacia Nermin e abbandona la casa. Zeynep fa finalmente il suo ritorno nella casa della sua infanzia, con grande commozione di Sakine che la abbraccia. Zeynep le spiega che non sposerà Farouk. Mehdi, dopo aver visto la madre, aver avuto un malore e aver riflettuto sulla brevità della vita, chiede informazioni su chi sia questa Zeynep che vogliono fargli sposare. Sakine dice a Zeynep che il suo unico sogno adesso è vederla sposata e le parla di Mehdi, il miglior amico del defunto fratello, l'uomo a cui tutti gli abitanti del quartiere si rivolgono ed è molto ambito dalle donne.
Zeynep però non tollera che venga organizzato un matrimonio alla vecchia maniera, scelto dalle famiglie e combinato per sistemare economicamente i suoi genitori. Sakine insiste e dice che questo restituirà loro il tempo perso. Zeynep continua a non essere d'accordo, così Sakine le rinfaccia tutto ciò che ha fatto per lei e la esorta a sposarsi per il bene della sua famiglia. Poco dopo, Mehdi e Zeynep si incontrano per strada. Nessuno dei due sa ancora di essere il promesso sposo dell'altra. Mehdi le riconsegna un fermaglio che Zeynep aveva dimenticato in officina. La tensione tra i due è palpabile. Mehdi le chiede il nome, ma Zeynep gli risponde che si rincontreranno e lo scoprirà. Si salutano e così ognuno riprende la propria strada. Tornato a casa, Mehdi chiede informazioni su Zeynep e dice che andrà a conoscerla come vuole la tradizione. Il matrimonio sarà un grande regalo per sua madre prima che lei possa morire. Quindi, il giorno dopo, Zeynep si prepara per andare a conoscere Mehdi. Quando arriva, lui è seduto ad un tavolino, i due si guardano in volto e si riconoscono, sono decisamente sollevati di vedersi. Quindi si siedono al bar e cominciano a parlare del più e del meno con dell'imbarazzo. Zeynep chiede a Mehdi come possano risolvere questa situazione del matrimonio. Lui le spiega che sta acconsentendo a fare come ha indicato sua madre perché ha avuto molta paura di perderla a causa dell'infarto e non vuole più farla soffrire. Zeynep spiega invece che lei da tanto tempo manca dal quartiere e questo ha fatto soffrire molto sua madre. Adesso, nonostante tutto lo studio di Zeynep, un matrimonio è tutto ciò che chiede sua madre. La madre di Mehdi, invece, chiede dei nipoti e sarebbe la sua unica gioia. I due scherzano sulle pretese delle loro rispettive madri e il cognato di Mehdi scatta una foto mentre ridono, così da inviarla alla madre. Zeynep e Mehdi parlano apertamente delle loro intenzioni. Lei non vuole rinunciare al suo sogno di diventare un grande avvocato. Lui la rassicura subito. Per lui, Zeynep deve assolutamente terminare i suoi studi e realizzare il suo sogno di diventare avvocato. Zeynep è incredula, capisce che Mehdi non è il tipo di matrimonio tradizionale che si aspettava di incontrare. Mehdi dice di essere pronto per questo matrimonio, che è pronto ad arrendersi al destino e che sposerebbe Zeynep anche il giorno seguente e che quindi la decisione spetta a lei. Terminano così le anticipazioni di My Home, My Destiny. Io sono Stefania e seguiremo questa nuova serie sul nuovo canale Stefania Serie TV. Vi invito quindi ad iscrivervi a questo canale che per me è molto importante e inoltre vi aspetto nei commenti per sapere se guarderete la serie e se vi sono piaciute queste prime puntate.